Sigla. La settimana scorsa mi sono divertito moltissimo parlando della percezione fotografica e questo mi ha dato lo stimolo per realizzare una puntata che fosse un po' meno tecnica ma che potesse coinvolgervi. Vi ho inviato così un nuovo test. Stavo studiando alcuni miei scatti con lo sguardo tipico di quando sono particolarmente ispirato nel creare una nuova puntata, perché le puntate sembrerà incredibile ma non si creano da sole. Proprio per questo voglio anticipare i tempi consueti per ricordarvi di iscrivervi al canale. Mettete un bel like, che è gratis, e attivate le notifiche, perché quello che può sembrare banale a me dà invece lo stimolo per produrre contenuti settimanali sempre con la stessa qualità. O almeno ci provo. Vi stavo dicendo che mentre studiavo alcune mie immagini me ne sono passate sotto gli occhi alcune in bianco e nero. Mia moglie afferma sempre che ho una malsana passione per le immagini monocromatiche. Io ribatto con i dati. Almeno il 70-80% delle mie fotografie è a colori. Se prendiamo poi quelle di paesaggio siamo ampiamente oltre il 90%. Però è vero che anche a me il bianco e nero piace moltissimo e quando ritengo che sia la scelta migliore lo uso con estrema soddisfazione. Mercoledì sera ero davanti alla TV e guardavo Alberto Angela che raccontava della vita e delle opere di Caravaggio. Ora, Caravaggio e Dalì sono gli unici pittori che muovono qualcosa di irrazionale dentro di me. Pur non avendo uno sguardo superficiale, ovviamente, troppo in comune, c'è una cosa che in entrambi è strabordante: il colore. Nulla in pittura si è forse avvicinato così tanto alla mia concezione ideale di colore come le opere di Caravaggio. Ma certamente è una cosa che mi accomuna a molti di voi che state guardando. C'è una mia immagine per realizzare la quale ho intensamente e fortemente pensato a Caravaggio come ispirazione, ed è questa. Ma tutta questa ebbrezza di colori mi ha messo una sorta di tarlo in testa. Perché quasi tutti i dipinti fino a una certa epoca storica in cui tutto si è sdoganato sono a colori? Senza entrare in un campo che lascio a chi conosce meglio di me l'arte pittorica, posso dire che sicuramente nei secoli medievali, in Europa, la ricerca è andata nella direzione del perfezionamento della veridicità. Giotto ha iniziato a usare la terza dimensione, Brunelleschi ha introdotto concetti definitivi di prospettiva e da lì in poi la bellezza formale dei dipinti è andata verso il fotorealismo. Passatemi il termine. Quindi ai tempi di Caravaggio, a fine Cinquecento, l'arte pittorica è a uno stadio di perfezione formale. Un realismo e una perfezione che spesso mi portano a riflettere sui quadri quando devo pensare a come illuminare una scena. Nel test che vi ho proposto un paio di giorni fa c'era questa domanda: c'è differenza tra una foto in bianco e nero e un dipinto in bianco e nero? 2 su 3 hanno risposto che sì, c'è differenza. Ma se un dipinto di Caravaggio è così simile a una foto che noi troviamo assolutamente naturale in bianco e nero, perché percepiamo questa differenza con la pittura? Probabilmente per la nostra abitudine a vedere le rappresentazioni pittoriche sempre a colori. Ma se noi prendessimo questa celeberrima opera di Caravaggio, San Girolamo Scrivente, e provassimo a sottrarne i colori? Cosa fa il bianco e nero? Sottrae, ma non si limita a eliminare i colori, ha il potere di decidere l'impatto delle singole aree in base alla luminosità. Guardate cosa succede se lavoriamo ad esempio il rosso del mantello. Prendiamo questo quadro del grande Monet, Impressione Levar del Sole. Come dicevo prima, eliminare il colore non significa semplicemente convertire in scala di grigi un'immagine. Se eliminiamo il colore da questa scena, il sole letteralmente scompare dalla scena.
Ma passiamo alla fotografia. Nel test vi ho chiesto se in questa immagine la scena fosse rappresentata più fedelmente a colori o in bianco e nero, e 2/3 di voi hanno risposto che il colore funzionava meglio. Ma poi vi ho chiesto subito dopo se il bianco e nero rendeva più facile focalizzarsi sui protagonisti, e mi avete detto di sì, addirittura con una percentuale identica. Quindi si potrebbe dire che il colore rappresenti di più l'oggettivo, mentre il bianco e nero il soggettivo. Ovviamente le eccezioni potrebbero essere molte, ma questa è sicuramente una linea guida che possiamo seguire. Vi ho chiesto nel test quale potesse essere il genere fotografico più adatto al bianco e nero. La maggior parte di voi ha risposto che la fotografia street, in primo luogo, è la più adatta, ma anche, ad esempio, quella di architettura. E io l'architettura, ad esempio, la scatto sempre in bianco e nero. Io credo che nelle street prevalga il catturare le espressioni, le situazioni e oltretutto spesso non abbiamo la possibilità di scegliere i colori che preferiamo, dato che le foto catturano ciò che ci troviamo davanti e non sono preparate a tavolino. Da qui la domanda che vi ho posto all'inizio del test. Pensate mai a una foto direttamente in bianco e nero? I 2/3 hanno risposto che a volte sì, ci pensano prima di scattare, un quinto ha affermato che non ci pensa mai e il 15% che sì, ci pensa sempre. Nella stragrande maggioranza dei casi, personalmente, scatto sapendo già che la foto verrà trasformata in bianco e nero. Fino a non molto tempo fa optavo direttamente per scattare in bianco e nero. Impostavo la macchina in monocromatico, aumentavo il contrasto e facevo tirare fuori dalla fotocamera sia un RAW, quindi un file grezzo, ma anche un JPEG direttamente in bianco e nero, così da avere un riferimento diretto a un potenziale scatto finito. A volte lo faccio ancora. Mi ricordo questa foto scattata insieme all'ispettore che avete già conosciuto nella puntata degli arcobaleni, che è nata in JPEG ed è rimasta tale senza alcun ritocco. Perché, come ho detto tante volte in questi mesi, alla fine la luce è la cosa più importante, altro che Photoshop. Ma voglio farvi vedere anche quest'altra immagine che è nata come tributo al romanzo Cecità di Saramago. Qui sapevo già che la foto finita sarebbe stata in bianco e nero, quindi ho optato per il RAW più JPEG. Questa che vedete è l'immagine originale in JPEG, monocromatica senza alcun ritocco, e questa invece è la versione con un minimo di ritocco per far risaltare alcuni dettagli. Ieri, per la prima volta, ho aperto il RAW di questa immagine per provare a post-produrla a colori. Questo è l'originale in RAW e questa è l'immagine dopo l'editing. Ma ho provato a fare anche un'altra cosa. Partendo dal bianco e nero definitivo, ho aggiunto le informazioni di colore che avevo precedentemente tolto. E come vedete l'immagine che viene fuori è magari affascinante lo stesso, ma sicuramente un po' pasticciata. Questo per dire che il bianco e nero segue strade diverse, non basta sottrarre il colore per ottenere una buona immagine in bianco e nero, perché il bianco e nero viaggia su binari diversi e sarebbe ottimale riuscire a previsualizzarlo subito, dato che si basa sui contrasti, sulle armonie delle aree luminose che incontrano quelle più scure. In molti avete risposto nel test che il bianco e nero prende forza dall'assenza di distrazioni portate dal colore, e io devo dire che sono piuttosto d'accordo con voi. Mi incuriosiva poi il discorso sul paesaggio, dato che è un qualcosa che io amo profondamente, quindi vi ho mostrato un'immagine che ho scattato nel Connemara, piena di colori, in una mattinata con pioggia, arcobaleni, un po' di tutto. Ho provato a trasformarla in bianco e nero e pur avendo ottenuto un risultato che io credo soddisfacente, 3 su 4 di voi hanno scelto la versione a colori come migliore. Perché? Io credo che, a differenza di altri generi fotografici, il paesaggio viva di istanti diversi. Nel paesaggio cerchiamo spesso i colori, molto meno l'assenza degli stessi. Torniamo al realismo fotografico dei dipinti. Vogliamo il tramonto acceso e le nuvole minacciose, il cielo azzurro e il campo di papaveri. Come al solito ho voluto darvi dei piccoli input, non la verità assoluta. E vi voglio lasciare con un po' di paesaggio in bianco e nero, che non è stato scattato con l'idea di diventare tale, ma che ho voluto asciugare del colore per assecondare uno stato d'animo. Alla prossima!